How many were here last night? Ok, vediamo un po'. Chi è che era con noi ieri sera? Quanti erano con noi? So in Italy, you say ciao Ok, in Italia voi dite ciao. for hello Ok, for hello. and goodbye, right? Ok, per ciao, per hello e goodbye arrivederci. In Hawaii, you say aloha In Hawaii noi diciamo aloha. for hello, Per ciao, goodbye, arrivederci and I love you. e ti voglio bene. So we say aloha. Noi diciamo aloha. Aloha. Nice to be with you here again. Così bello essere con And voi to di nuovo see many wonderful faces we know, e vedere nuovamente queste bellissime facce che conosco some we've yet to meet. e qualcuno che ancora non ho sentito. It was great to be here with you last night and to be in Siena today È stato bello essere con voi ieri sera e stamattina sera and to be back with you again tonight. ed essere di nuovo con voi questa sera. So I bring you greetings from our church in Maui, Hawaii, Vi porto i saluti della nostra chiesa in Maui, nelle Hawaii, and we've been praying for your church family for the last year, every week. e insomma per tutto l'anno abbiamo pregato ogni settimana per voi e per le vostre famiglie. And we're glad to see what God is doing in your midst. Ed è così bello vedere quello che Dio sta facendo nei vostri culti, nelle vostre convivenze. So tonight, you have a Bible, or someone near you has a Bible. Ok, quindi per questa sera qualcuno, se avete la Bibbia oppure il vostro vicino ha la Bibbia, So let's open to Matthew's Gospel, chapter 14. ok, quindi apritele al capitolo 14 del libro di Matteo. Now, before we study this chapter together, Ma prima di iniziare ad analizzare questo capitolo con voi, I want to give you some background setting. Is that word? vorrei insomma prima fare un riepilogo dei capitoli precedenti e darvi una sorta di background. So what I'm going to share with you Quindi quello che andrò a condividere con voi is a summary of the two chapters before 14. è un sunto dei precedenti due capitoli, 12 e 13. Because it's important to understand È importante comprendere when we come to our passage tonight che prima di passare al capitolo di questa sera, what has happened just immediately before, okay? quello che è successo poco prima di quello di cui andremo a parlare. So when you read Matthew chapter 12, Quindi quando voi leggete Matteo 12, it's in this section that Jesus demonstrates his power è in questa sezione che Dio dimostra la sua potenza over demons and disease. sopra i demoni e sopra le malattie. His purpose is to identify himself as the Son of God E l'obiettivo era quello di identificare se stesso come figlio di Dio and to authenticate his message of life that is available with God. e autenticare il messaggio proprio di una vita che può essere vissuta con Dio. So, begin with, Jesus confronts the religious leaders of his day. Quindi si inizia proprio con Gesù che affronta i leader religiosi di quel tempo. Not too much unlike the Catholic Church here. Che insomma non è poi così diverso da quello che avviene oggi nel mondo The cattolico. religious leaders of Israel in that day I leader religiosi di Israele a quel tempo held control over the people avevano il controllo sulle persone with various rules and regulations, con varie regole da seguire, cose da fare. including regulations about what you could do on what days. Esatto, e comprese anche delle regole su cosa fare e in quali giorni fare. So you've probably heard of the Sabbath. Quindi probabilmente avete sentito parlare del sabato And Jesus declares himself to be Lord of the Sabbath. e Gesù ha detto di essere proprio il Signore del sabato. So when they hear that, he's teaching in a synagogue, in a small gathering, right? E quindi quando lui insomma predicò su questo stava predicando in una piccola sinagoga, in una piccola congregazione all'interno And della sinagoga. he's trying to teach them God's purpose of the Sabbath. E stava cercando di spiegare loro l'obiettivo che Dio aveva nello stabilire il sabato. When he heals a man with a withered hand, Quando lui aveva guarito l'uomo da una mano secca, something the religious leaders said you couldn't do on a Sabbath. e alcuni dei leader religiosi dicevano che questo non poteva essere fatto di sabato. And when he leaves the town, E quando lui lasciò la città, great crowds are following him, una moltitudine di persone iniziò a seguirlo many of whom are sick. e molti di loro erano malati. And on that particular occasion, he heals them all. Yeah, doesn't he?
In quella particolare occasione Dio li guarì tutti, But then he tells them not to tell anyone about the miracle he did. ma allo stesso tempo gli disse di non dire a nessuno di quello che lui gli aveva fatto. He then delivers a man who is possessed, is that word? Possessed with a demon. Sì, Yeah. e non solo, lui liberò un uomo che era posseduto da un demone And he restores his eyesight and his hearing. e ripristinò la sua vista e il suo udito. And the religious leaders say that he does this miracle by the power of Satan. E i capi religiosi dissero che questo lui l'aveva fatto grazie al potere di Satana. Which Jesus teaches is an unpardonable sin. Ok, e Gesù insomma stava insegnando che quello era un imperdonabile peccato. Pharisees. Pharisees, So, ok. okay, the Pharisees, they catch up with him and they demand to see a sign. Cindy? Mhm. Sì, quindi i farisei insomma gli chiedono di fargli vedere un segno, But Jesus says the only sign you will see is my death and resurrection. ma Gesù disse che l'unico segno che avrebbero visto sarebbe stata la sua morte e la sua resurrezione, Which reminds us, che ci ricorda the faithless always think a sign will give them faith. Is that correct? sorry? The people without faith. Ok, che questo ci ricorda che le persone che non hanno fede hanno sempre bisogno di un segno di accompagnamento per poter credere. And then he gathers his disciples and he calls them his family, Ok, quindi riunì i discepoli insieme e li chiamò famiglia, la sua famiglia. seemingly preferring them over his brothers and his mother. Ok, proprio come e chiamò suo fratello e sua sorella. That brings you to the chapter 3. Ok, quindi questo ci porta al capitolo 13. And in this section, Jesus shows us that not everyone will understand, comprehend spiritual truth. Ok, e quindi in questo capitolo lui spiega che non molti comprenderanno le verità spirituali. So he begins to teach them what the kingdom of heaven looks like. E quindi inizia a spiegare loro che cosa fosse il regno di Dio, a che cosa somigliasse. When you read chapter 13, you'll hear repeatedly the phrase, the kingdom is like. Ok, quindi leggendo il capitolo 13 incontrate spesso questa frase che dice il regno di Dio è come. He's trying to describe what he's bringing into the world. Ok, e stava cercando di spiegare che cosa avrebbe portato nel mondo. And he teaches great crowds by the Sea of Galilee. Galilee? Yeah. The Lake of Galilee. E stava insegnando a una moltitudine di persone in riva al lago di Galilea. And he teaches them in stories, parables. E insegnava loro tramite delle parabole. There are 8 parables. Ok, loro, 8. Number 1, the sower. Sower seeds. quindi la prima è la parabola del seminatore. And he teaches the kingdom begins when we share the good news. Ok, quindi questo ci insegna che il regno di Dio comincia quando noi seminiamo la parola di Dio. But there are many kinds of responses. Ma ci sono diversi tipi di risposte a questo. Some seed falls on good ground. Alcuni semi cadono sulla terra Some buona, seed falls on hard ground. alcuni cadono su una terra Some dura. seed the birds take away, right? Ok, e altri invece vedono questo seme della parola rapito, portato via. The second parable is the wheat and the weeds. Ok, la seconda parabola invece riguarda il grano e la zizzania. And they grow up together. Essi crescono insieme. And he's teaching us that the enemy is at work. Ok, e questo ci insegna che il nemico è sempre all'opera. And that even in the church, E anche nelle chiese there will be both believers and unbelievers. ci sono allo stesso tempo credenti e non credenti. And then he teaches us about the mustard seed. E lui ci insegna anche riguardo al seme di senape, al granello di senape. The kingdom starts very small, almost insignificant. Il regno di Dio comincia in maniera quasi insignificante, veramente piccola, But it grows and it spreads to take over the world. ma cresce e si sparge nel mondo. And then he teaches about leaven, yeast. Yeast, leaven? Yeast, ok, Yeah. lievito. And like the kingdom is like yeast, it permeates everything. Ok, e il regno di Dio è simile al lievito che, sì, che impregna ogni cosa. And then he teaches about a hidden treasure. Ok, e anche ci parla della parola del tesoro nascosto. For the one who finds God at work in his kingdom, Per coloro che trovano Dio al lavoro nel suo regno, there is a joy, c'è una gioia and it is worth sacrificing everything to participate in. e si sacrificherebbero in ogni cosa per potervi partecipare. And he tells us about a pearl of
great value. E inoltre ci parla anche di una perla dal grande valore. The kingdom is worth sacrificing everything to obtain. Okay, e la parola di Dio, il regno di Dio si sacrifica per ottenerla. Che coloro che Every vogliono, sacrifice, yeah, sì, personal. che coloro che vogliono, Giving up everything, yeah. qualche volta un po' la riso del pubblico, Then he teaches about a fishing net. Ok, e inoltre parla anche della rete per You pescare. throw out the net and you get many different kinds of fish. Ok, tu getti la rete nel mare e puoi pescare diversi tipi di pesci. And God sorts out the results of our sharing the gospel. Ok, questo è il risultato di Some people come to life qualcuno arriverà alla vita and some to judgment. e qualcuno al giudizio. And then he talks about a new and an old, the new and the old. E spesso lui fa riferimento al nuovo, al vecchio e al nuovo. In a household, the master determines what he will use and and to what purpose. Okay. In a house, Ok, the master will determine what utilities, tools he will use for what purpose. ok, e allo stesso modo colui che insomma governa su una casa decide quali strumenti utilizzare e come utilizzarli. And then it tells us that Jesus is rejected in his own hometown. Okay, e allo stesso modo ci dice che Gesù è stato rifiutato nel suo paese natio. Has that ever happened to you? Questo è quello che può essere successo anche a voi magari. You share the gospel to your closest friends. Avete condiviso il Vangelo con i vostri vicini, i vostri They don't amici, want to have anything to do with you. ma non volevano avere niente a che fare con voi. Don't be surprised Ma non siate sorpresi when people reject you and the gospel. quando le persone rifiuteranno sia voi che il Vangelo. They even rejected Jesus Hanno persino rifiutato Gesù, even though they saw his miracles. anche se avevano visto tutti i suoi miracoli. And that leads us to chapter 14. E questo ci porta al capitolo 14. It begins with a great tragedy Iniziò con una grande tragedia, and it ends with a great story of faith, ma si conclude con una grande storia di fede. failure, and deliverance. Fede, fallimenti e deliverance. Salvation and Sì, salvation. It begins with the tragedy of the death of John the Baptist. che inizia con la tragedia della morte di Giovanni il Battista. You know John the Baptist? Giovanni- He was Jesus' cousin. Ok, insomma, sapete tutti chi era Giovanni Battista, era il cugino di Gesù. Jesus said of him, he was the greatest prophet of the Old Testament. E Gesù dice che lui era il più grande profeta del Vecchio Testamento, But he was beheaded by Herod. ma è stato decapitato da re Erode. Jesus seemed unconcerned. Jesus seemed unconcerned. Ok, e Gesù sembra, cioè in questo sembra che non abbia un senso, che è una cosa che non è illogica, In his perspective, ma nella sua prospettiva the purpose and destiny of John il destino e l'obiettivo e lo scopo di Giovanni Battista were embedded in the sovereign plan of God. era incastrato Installed. nello scopo di Dio, nel progetto di Dio. And then Jesus feeds 5,000. Ok, e inoltre Gesù aveva sfamato 5.000 persone. And you'll remember it was 5,000 men, E vi ricordate di questi 5.000 uomini, plus women and children. uomini e donne? Maybe 15 or 20,000 total. Ok, forse anche di più, erano anche tutti 15.000. In other words, a huge crowd. E quindi era una grande folla. And they had followed him to a desolate place. E l'avevano seguito fino a un posto desolato. It was an inconvenient place for ministry. Ed era un posto abbastanza sconveniente, scomodo per un ministero. There were too many people to serve. C'erano così tante persone da servire. When you think of your town, does it seem like too many people? Quando voi pensate alla vostra città non vi sembra che ci siano There was così tante not persone. enough time to help them all. E non abbiamo così tanto tempo per servirle tutte. There were not enough resources to serve them all. Forse non abbiamo neanche così tante risorse per poterle servire tutte. There were not enough servants to serve. E forse non abbiamo neanche così tanti servitori che possano And servire. here Jesus demonstrates Ma vediamo Gesù dimostrare his power la sua potenza and also the depth of his compassion. e anche la profondità della sua compassione. He was sensitive to their suffering. Era sensibile alla loro sofferenza. And God wants us always E Dio vuole che sempre to see and help those who are hurting. di vedere e di guardare a coloro che hanno bisogno. And God always offers Dio sempre offre mercy for misery.
Ok, grazia per And that brings us to our passage tonight. Ok, e questo ci porta al passaggio di questa sera. Now, most of you are familiar with this story. Molti di voi conosceranno bene questa storia. This is the passage where Jesus walks on water. E questo è il momento in cui Gesù cammina sulle acque. And I want to draw some, we're going to read it together, and I want to draw some principles for you to apply. E quindi da questo ne ricaverò dei principi che possiate applicare nella vostra vita. I think this is very important for us today. Penso che questo sia molto importante per noi questa sera. So I'm going to have Miriam read 14, 22 through 33. Ok. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate salì sul monte in disparte per pregare. E fattasi sera, era là tutto solo. La barca intanto si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli, vedendo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Allora Pietro gli rispose e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò dicendo: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: oh uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Okay, so what I'm going to try to do tonight, Ok, quindi quello che cercherò di fare stasera, I'll refer to the verses, mi riferirò ai and you can look at them in your Bible, voi and we'll draw some principles together, okay? quindi voi potete seguirmi sulle vostre So in the verse 22, versetti 22. Jesus instructs his disciples to get into the boat Ok, Gesù aveva detto ai suoi discepoli di andare sulla barca and to head to the other side of the lake ahead of him. e attraversare e arrivare fino all'altra sponda del lago, quindi stando più avanti di lui. Now this is the Lake of Galilee, E questo era il lago di Galilea, in the northern half of Israel. che era nella parte, diciamo, nord di Israele. It's a very large lake. È un lago veramente molto grande, It covers 273 square kilometers. copre un'area di 273 km quadrati. It was known to have rapid change, Okay? E quindi era risaputo che ci potevano essere delle forti variazioni climatiche, from the weather affecting the surface of the water. quindi insomma diversi tipi di clima che potevano insomma interferire con l'acqua. So Jesus sends his disciples on the boat, Quindi Gesù mandò i suoi discepoli sulla barca and he dismisses the crowds. e congiurò la folla He sends them home. e li mandò a casa. But then Jesus does what? He goes up on a hill Ma si legge anche che Gesù andò in alto sopra una collina and he prays by himself. e pregò da solo. He reveals a very important practice E questo ci parla di una verità molto importante. of the spiritual disciplines here. Ok, Practices, Okay. spiritual practices. ok, quindi una pratica spirituale molto importante. He often spent time alone in prayer, Spesso lui spendeva del tempo da solo in preghiera. immediately following a spiritual victory. Ok, e immediatamente sperimentando Dopo aver sperimentato. Like for example, feeding 5,000 people. Ok, per esempio dopo aver sfamato 5.000 persone. And sometimes immediately ahead of another great challenge. Ok, ma immediatamente prima di un'altra grande sfida. Can we not learn a lot from that? Ma possiamo imparare veramente tanto da questo. Jesus prayed from afternoon until evening. Ok, e Gesù prega dal pomeriggio fino alla sera. Now meanwhile, the disciples are struggling to keep the boat from being swamped. Ok, e nel frattempo intanto c'erano i discepoli che stavano un po' discutendo, combattendo per non far affondare la barca. And we need to keep in mind, E Remember. sì, abbiamo bisogno di ricordarci, these are very experienced watermen.
fishermen. Yeah. E dobbiamo sapere che però loro erano degli abili pescatori, erano esperti nel loro They're mestiere, familiar with that lake. erano familiari con questo They're lago familiar with that type of boat. e anche con quel tipo di barca, But the wind and the waves are heavy. ma il vento e le onde erano molto forti. It's been a long and difficult struggle against them. Ok, e quindi questo li avrebbe portati a combattere una battaglia, diciamo, abbastanza forte contro questi problemi. They've been at this since noon till 3 o'clock in the morning. Ok, e ci combattevano dal pomeriggio fino alle 3 di sera, avevano questo il tempo che hanno impiegato. The Bible says at the fourth watch, Sì, 3 a.m. Sì. Now I want you to remember, they're in the place that Jesus wanted them, Ok, quindi erano esattamente nel posto dove Gesù voleva che fossero, doing exactly what Jesus told them to do. facendo esattamente quello che Dio voleva che facessero. And there's an important lesson here. E questa è una lezione veramente importante. Even when we obey, in our obedience, Ok, anche se noi siamo obbedienti, there will be difficulties. ci saranno difficoltà. Okay? And what comes next? E che cosa succede dopo? Jesus comes walking by on the water. Gesù arriva camminando sulle acque. In Mark's gospel, Nel Vangelo di Marco he adds something very important. aggiunge qualcosa di molto He importante. says these words, that Jesus was intending to pass them by. Ok, e dice queste parole molto importanti, che Gesù era intenzionato a sorpassarli, superarli. It means that Jesus has a significant purpose in this event. E questo significa che Dio aveva uno scopo ben preciso in questo episodio. Do you remember when God had to speak to Elijah in the cleft of the rock? Ok, vi ricordate quando Gesù aveva parlato a Elia vicino alla Behind the rock. sì, And do you remember when God had to speak to Moses through the burning bush? ok, e ricordate quando Gesù aveva parlato a Mosè davanti al fuoco ardente? Dio. Yeah. Sì, Dio aveva parlato a Mosè davanti al fuoco ardente. He wanted to get their attention. Voleva che loro fossero attenti, diciamo, che, sì. He Voleva wanted, catturare la loro attenzione. he wanted them to understand who he was. Voleva che loro capissero che Dio. era, Yeah. esatto, He was God. era Dio. And when God gets our attention, E Dio vuole la nostra attenzione, then something special is about to happen. perché qualcosa di speciale arriverà, succederà. Now, the disciples, verse 26, the disciples are already distressed about the storm. Ok, quindi, sì. E quindi i discepoli erano piuttosto provati da questa tempesta, But now they're terrified. They think they've seen a ghost. ma erano ancora più terrificati perché pensavano di aver visto un fantasma. Their problem was one of identification. Il loro problema era che insomma, la identificazione non avevano identificato bene They didn't understand who was with them. e non avevano capito, compreso chi fosse con loro. Now consider what had just happened before they got into the boat. Ok, ma considerate quello che era successo appena prima di salire sulla barca. Jesus had healed people, Gesù, ok. fed people, done miracles. Quindi Gesù aveva guarito persone, aveva sfamato persone, aveva fatto tanti miracoli. Shouldn't they have known who was walking on the water? E quindi, quindi dovevano sapere chi stava camminando sulle acque vicino a loro. Who else could it be? Chi altro poteva essere? So Jesus speaks to them Quindi Gesù parla a loro and he says, "It is me. e gli dice sono io, Find your courage, don't fear." ok? Sono io, non temete, rassicuratevi, non temete. And when Jesus is present, it changes everything. E quando Gesù è presente tutto cambia. When he speaks, he puts fear in its place. E quando lui parla mette la paura al suo posto. Faith sees Jesus miraculously at work. E la fede vede Gesù miracolosamente all'opera. But fear and faith cannot coexist. Ma la paura e la fede non possono coesistere insieme. We have to choose Dobbiamo one or the scegliere other. quale seguire. Now, to this point, the story has been about the disciples' situation Quindi la storia fino a questo punto parla della situazione dei discepoli and about Jesus' divine power over creation. e della divina potenza di Gesù sopra la creazione. It's a story about miracles, È una storia che parla di un miracolo, that he is Lord
over the laws of the universe. Quindi che Dio è sovrano, che Gesù è sovrano, che Dio è sovrano sopra le leggi dell'universo. But now the story shifts about Peter's walking on the water. Ma adesso la storia cambia e si concentra su Pietro che cammina sulle acque. In verse 28, it begins with Peter's question. E il versetto 28 incomincia con una domanda di Pietro. And Peter says, if it is you, Jesus, if it is you, Jesus, E inizia dicendo, se sei tu Gesù, we could look at that two ways. Is he expressing doubt or is he expressing certainty? quindi la possiamo leggere in due modi diversi. O lui sta esprimendo un dubbio oppure sta esprimendo una certezza. Because he says, ask me to come to you, Che sta dicendo, to walk to you. esatto, sta dicendo, Signore, se sei tu, comandami a venire da te sulle acque. So what's a lesson here? Quindi vediamo che lezione c'è. In the midst of life's most challenging situations, Quindi nel bel mezzo delle situazioni più che ci sfidano di più nella nostra vita, we may find the most incredible opportunities. possiamo trovare la nostra più grande opportunità. Now, some say Peter was being arrogant here, Ok, e alcuni pensano che Pietro sia stato arrogante in questo passaggio, but I think of all the disciples that were in the boat, ma io penso che tutti i discepoli che erano sulla barca, he alone understood the opportunity. cioè fra tutti i discepoli che erano presenti sulla barca, solamente lui aveva visto l'opportunità. And so his question, he just wanted to know what Jesus wanted him to do. Quindi con la sua domanda voleva solamente sapere quello che Gesù voleva che lui facesse. As you know, Jesus says, come, Peter, walk by faith. Quindi come ben sapete Gesù gli rispose, vieni. It's like Jesus is saying, come on in, the water's fine. È come se gli stesse dicendo, vieni, l'acqua è bella, l'acqua è buona. And now, Peter faced another test, E di nuovo poi Pietro affronta un'altra prova, a test of courage and of faith. che attesta il coraggio di fede. The test is over when he steps out of the boat. Sorry. The test is over when Okay. he steps out of the boat. Ok, il testo quindi la prova era finita quando lui ha fatto il passo verso l'acqua. Jesus will not call us to do something he will not assist us to do. Ok, quindi Gesù non ci chiama mai a compiere qualcosa senza che siamo sostenuti da lui. But when Jesus calls us, Ma quando Gesù ci chiama there's a moment of decision, c'è un momento in cui dobbiamo decidere and it requires faith e richiede to fede get out of the boat. per uscire dalla barca, fare il primo passo fuori dalla barca. The boat represents La barca rappresenta our sense of security and safety. esatto, il nostro senso di sicurezza, di tranquillità. So what is it that we're clinging to, holding to, Quindi qualcosa a cui vogliamo aggrapparci. that's Per keeping momento. you from getting out and walking on the water? Esatto, è appunto qualcosa a cui noi ci aggrappiamo fortemente che ci impedisce di fare il primo passo fuori dalla barca. His disciples, as we are his disciples, Ok, quindi i suoi discepoli, ma anche noi siamo i suoi discepoli. we are called to abandon everything to follow him, Siamo chiamati ad abbandonare e lasciare tutto per seguirlo wherever he leads us, e ovunque lui ci condurrà, even out on the water. anche sopra le acque. So Peter got out of the boat, Quindi Pietro esce dalla barca and he what? e che succede? Walked on water. E cammina. He walked to Jesus. E cammina verso Gesù In our lives, nella nostra vita. will we choose to let go of the boat? Sceglieremo di lasciare la barca, Will we choose to step out on the waves insomma, faremo il primo passo fuori dalla and barca walk to Jesus? e cammineremo verso Gesù. It may be the hardest thing we ever do. E forse è la cosa più difficile che potremmo fare. Difficult, most difficult thing. E forse è la cosa più difficile che potremmo fare, But is it worth it? ma ne vale la pena. So Peter has a test of faith. Ok, quindi Pietro ha affrontato una prova di fede. He begins very well, doesn't he? E, insomma, stava andando piuttosto bene, no? He's walking on water. Stava camminando anche lui sulle And acque. after 2,000 years, E dopo 2000 anni, Peter still holds the record e dopo 2000 anni Pietro for walking on water by a mere human, right? detiene ancora il record dell'uomo che ha camminato sulle acque. But then he gets that sinking feeling. But, sorry. He gets a sinking feeling, right? He's sinking. Ok, ma poi stava affogando. He takes his eyes off of Jesus. Esatto, e ha spostato lo sguardo da Gesù e cominciò a affondare. He sees the wind and the waves around him.
e cominciò a rendersi conto di quello che stava accanto, sia il vento, le onde. The storm is still raging. Quindi la tempesta era ancora molto forte. And you know the story. He begins to what? E quindi sapete cosa successe dopo. He begins to sink. Iniziò ad affondare. So he does the only thing he can think to do. Ok? E quindi fece l'unica cosa che poteva fare. Che sapeva fare. Yeah. He cries out, Okay. Signore, salvami. Iniziò a gridare, Signore salvami. Now, in some way, we all know what Peter experienced. Ok? E quindi in qualche modo noi sappiamo quello che Pietro aveva vissuto in quel momento. Has God called you to do something and you started well? Quindi quando Dio ti chiama a fare qualcosa, tu inizi a camminare. At first, you made good progress. Insomma, nel primo momento inizi a fare dei progressi, You were moving ahead. stai andando avanti, Then comes the test. ma poi arriva la prova. What will we focus on? What will we look at? E quello su cui dobbiamo concentrarci. Will we see the storm or will we see the Savior? Guarderemo la tempesta o guarderemo il nostro Salvatore? We must never lose our focus. Ma non dobbiamo mai perdere l'obiettivo. When we look at ourselves, we become afraid. E se guardiamo noi stessi, noi iniziamo ad avere paura. I can't walk on water. What am I doing? Non posso camminare sulle acque, che sto facendo? When we look around us, Ma se guardiamo attorno a noi, we become distracted. iniziamo a distrarci. But when we look at Jesus, Ma quando guardiamo Gesù, we are saved. siamo salvati. When faith diminishes, Quando la fede diminuisce, fear rises, la paura contemporaneamente cresce and we sink. e noi affondiamo. So when Jesus calls us Quindi quando Gesù ci chiama to get out of the boat in our life, a uscire dalla barca nella nostra vita, He's calling us to the great test of discipleship. ci sta chiamando alla prova più grande, più grande della nostra vita da discepoli, It will be the greatest adventure of your life. e sarà la più grande avventura della vostra vita. In verse 31 and 32, Ok, versetti 31 e 32. there's a lesson about Peter as he's delivered, Ok, e c'è una lezione su Pietro che viene salvato da Gesù, and a lesson for the other disciples. ma anche una lezione per gli altri discepoli. So Peter's sinking, Quindi Pietro stava and affondando, Jesus grabs Peter by the hand. ma Gesù gli stese la sua mano e lo afferrò. Friends, our success or our failure, Sorry? our success or our failure Ok, is personal to the Lord. ok, quindi il nostro successo o i nostri fallimenti He's Qualcosa che always, interessa. si interessa a Dio, sì, he's always near us. sì, è sempre vicino a noi. There's something special about being saved by Jesus. C'è qualcosa di così speciale nell'essere salvati da Gesù. We learn that we can trust Him more. Impariamo che dobbiamo credere di più a Lui. He says something at this time that only Peter can hear. E egli gli disse qualcosa che solamente Pietro riuscì a udire. You of little faith, why do you doubt? O uomo di poca fede, perché hai dubitato? At first we think Jesus is ridiculing Peter, In primo momento possiamo pensare che Gesù lo stesse in qualche modo rimproverando, but he's not. ma non è così. He's correcting him Ma lo stava as correggendo. he's saving him. Ok, lo stava correggendo mentre lo stava salvando. And the next thing you know, they're back in the boat. Ok, The very next thing, they're back in the boat. ok, quindi e poi salirono di nuovo sulla barca And the storm miraculously stops. e la tempesta si acquietò. You see, the storm that God uses to shape us, Quindi vediamo come Dio utilizzi la tempesta per modellarci. it may not be in a boat out on the sea, Ok, magari non sarà essere proprio in mezzo al mare dentro la barca, but the storms of our life ma la tempesta della nostra are vita, His tool for crafting us, molding us ok, ci formerà, ci formerà. into men and women of great faith. Ci formerà in uomini e donne di grande fede. Jesus is Lord of the wind and the waves. Gesù è sovrano, è il Dio del vento e della tempesta e delle onde, He's able to control the storms in our life. ed è in grado di controllare le tempeste nella nostra vita. In the very last verse, E negli ultimi versetti the disciples recognize and worship Jesus. riconoscono e lodano Dio. So when Jesus gets back in the boat, E quindi quando Gesù ritorna sulla barca, they recognize Him properly. lo riconoscono per chi lui era veramente. Right there in that little boat, E quindi proprio in quella barchettina there's an piccolina impromptu worship service. c'è un momento di forte adorazione. Jesus has done something amazing. Gesù
Gesù aveva appena fatto qualcosa di incredibile and it confirmed his power. e aveva riconfermato la sua And they wanted to give him the glory he deserves. e loro volevano dare a lui la gloria che gli spettava. And their praise includes these words: E la preghiera che è inclusa in questi versetti, truly you are the Son of God. veramente tu sei il figlio di Dio. When in our lives, Jesus reveals his power and glory, E anche nella nostra vita Gesù rivela la sua potenza e la sua gloria. we need to give him the proper worship he deserves. Quando Gesù rivela la sua potenza e la sua gloria, noi dobbiamo dargli la lode che gli spetta, l'adorazione che gli spetta. Let me try to make some things personal and practical. Quindi lasciate che vi trasformi questo in qualcosa di molto più pratico e personale per voi. Did you know that 365 times in the Bible Sapete che per 365 volte nella Bibbia we are told don't fear? c'è scritto non aver paura. That's one for each day. Quindi questo significa che c'è un non aver paura per ogni giorno. God is interested that we would walk by faith and not by sight. Quindi Dio si interessa che noi impariamo a camminare per fede, non per ciò che vediamo. And our great spiritual adventures E tutte le grandi avventure spirituali await us just outside of our fears, sorry? just beyond our fears. Ok, sono Subito sono dopo oltre le subito, nostre cose. sì, sono subito oltre le nostre paure. God opens a hallway, a corridor, Ok, Gesù apre una via, una specie di corridoio, so we can leave our comfort zone. Is comfort zone? Yeah. affinché noi possiamo lasciare la nostra comfort It zone. will always take faith Sempre richiederà fede to join him on a great adventure. per affiancarlo in questa grande avventura. Peter experienced great faith that day, Ok, Pietro sperimentò una grande fede quel giorno, but also great failure that day. ma anche un grande fallimento quel giorno. Often we're too worried about what people might say if we fail. Ok, e a volte siamo così preoccupati di quello che le persone potrebbero pensare dei nostri fallimenti. Let's be honest. Siamo onesti. Does the possibility of failure keep us from exercising faith? Okay? E è la paura di sperimentare un fallimento che ci impedisce di sperimentare la nostra fede, di vivere la nostra fede. What if I try something for God and then I fail? E se facessi qualcosa per Dio e poi fallissi, What will people say? che cosa direbbero? Cosa sarebbero le persone? But we need to learn something here. Ma dobbiamo imparare qualcosa qui. Faith is part of growing La fede è parte di un processo di crescita and learning to trust and depend on Jesus. e imparare un processo di crescita per imparare a crescere in Gesù. When you, for example, when you share your faith with others, Per esempio, quando condividete la vostra fede con altre persone, risk surrounds us. Risk? Risk. sì, i pericoli ci sono ad ogni angolo. Now, the people who were in the boat were still in the same storm, Ok, quindi le persone che erano in quella barca erano nella stessa tempesta, only they didn't have this incredible experience of walking on water. ma non hanno avuto l'esperienza di camminare sulle acque. There were 12 in the boat Erano 12 su quella when barca Jesus came walking by. quando Gesù iniziò a camminare di fianco a loro. 11 sought the comfort and safety of the boat. Ma 11 di questi discepoli, di queste persone, preferirono rimanere sul porto sicuro, su quella barca sicura. One saw the opportunity. Esatto, e uno solo utilizzò questa opportunità. An opportunity of a lifetime. And he took a walk of faith. Quindi era l'opportunità della sua vita e fece un passo di fede. So who really failed? Quindi chi ha Who really sbagliato? failed? Ok, quindi chi fallì veramente? Peter or the other 11 disciples? Pietro o gli altri 11 discepoli? When God gives us an opportunity to walk on water with him, Quando Dio ci chiama a vivere un'opportunità di camminare sulle acque con Lui, you'll never be the same again. non sarete più voi stessi, You won't be perfect. non siete perfetti. There'll be tests of faith ahead. Ci saranno prove di fede davanti a voi. Remember, this is the same Peter who denied Jesus 3 times. E ricordate, quello fu lo stesso Pietro che poi lo rinnegò 3 volte. But it's also the same Peter Ma è anche lo stesso Pietro who stood up that day and testified for Jesus in front of the people who crucified him. che si alzò in piedi e testimoniò di Gesù davanti a coloro che lo crocifissero.
Have you ever wondered in your life where Jesus is? Vi siete mai chiesti nella vostra vita dov'è Gesù? Do you want to know where he is? Volete sapere dov'è? This is yes. This is no. Sei I'm dite not so sì, no? sure. Yes. You want to know where Jesus is? Volete sapere dov'è Gesù nella vostra vita? Sì. He's out on the water. Ok, è fuori sull'acqua And he's calling for you to follow him by faith. e vi sta chiamando ad andare con lui, a seguirlo e ad avere fede. But if you want to walk on water, Ma se volete camminare sulle acque, you got to get out of the boat. dovete uscire dalla barca. I believe that right now, Jesus is calling some of you E credo che proprio in questo momento Gesù stia chiamando qualcuno di voi to step out of some boats in your life. ad uscire dalle vostre barche sicure della vostra vita. Don't look around you Non at all the guardate, problems. esatto, non guardate quello che vi sta attorno, i problemi, Don't listen to those who say, stay in the boat. e non ascoltate, non date retta a coloro che vi dicono non uscire dalla barca. Listen to Jesus. Ascoltate Gesù, Keep your eyes on Jesus. mantenete il vostro sguardo su Gesù And then take that step of faith. e fate quel passo di fede. You're at the beginning of a great adventure. E sarete all'inizio di una grande avventura. Every day with Jesus is a great adventure. Ogni giorno con Gesù è una grande avventura. One of the things that helps us Una delle cose che potrebbe aiutarci, che può aiutarci, is looking back, è guardare indietro, not at the safety of the boat, non alla sicurezza che ci dà la barca, but what Jesus has already done. ma a quello che Gesù ha già fatto per noi. He'd already done some amazing things in this place. Io, He had already completed some amazing things. ok, ha già fatto qualcosa di grande nelle nostre vite, Just like with the disciples. esattamente come ha fatto con i discepoli. They watched him feed a great crowd. Loro l'hanno visto, Yeah, with 5 loaves and 2 fish. esatto, quindi loro hanno visto Gesù sfamare 5.000 persone. They've just seen him heal people. Hanno visto anche persone essere guarite da Gesù. They've seen his power over demons. Hanno visto la sua potenza sopra i demoni They should have known it was him walking on the water. e avrebbero dovuto riconoscere che era lo stesso Gesù a camminare sulle acque. He put them in the boat. Lui li ha messi sulla barca, Gesù. He sent them on the adventure. Li ha mandati nella loro avventura, alla loro He's avventura. capable of getting them home safe. Ok. E, He's capable of getting them safely to the other side. ok, e quindi Gesù era capace di portarli all'altra riva del lago in maniera sicura. I believe God is calling this church, Io credo che Gesù stia chiamando questa chiesa, each and every one of you, ognuno di voi, to step out of the boat. ad uscire dalla barca. There will be storms. Ci saranno tempeste, Matter of fact, God places them in our lives. ma proprio perché Dio ha deciso di metterle nella nostra vita. Maybe some of you are going through them right now. E forse qualcuno di voi già le sta vivendo queste tempeste. If that's the case, E se questo è il vostro caso, don't lose your focus. non perdete il vostro obiettivo. Keep your eyes on the Lord of the universe Mantenete il vostro sguardo fisso sul Dio dell'universo and step out of the boat. e uscite dalla barca. It's time to walk on water. Perché è tempo di camminare sulle acque. God bless you.